Avete presente quel momento in cui cercate una casa in affitto e vi sembra di guardare i prezzi di New York invece che quelli italiani? Monolocali a 1.200 euro. Stanze per studenti a 700 euro. Giovani coppie costrette a vivere fuori città. Famiglie che non riescono più a ottenere un mutuo. La crisi abitativa italiana è esplosa. E adesso il governo prova a intervenire con quello che potrebbe diventare il più grande piano immobiliare degli ultimi decenni. Il nuovo piano Casa 2026. Parliamo di miliardi di euro di investimenti. È edilizia sociale. È rigenerazione urbana. È mutui agevolati. È affitti calmierati. È sconti del 33% sugli alloggi convenzionati. E procedure accelerate per costruire più velocemente. Ma attenzione! Questo piano risolverà davvero l'emergenza abitativa italiana? Oppure è l'ennesimo annuncio destinato a scontrarsi con burocrazia e mancanza di fondi? Oggi analizziamo tutto. Cosa cambia? Chi può accedere? Quanto si può risparmiare? E perché il 2026 potrebbe cambiare completamente il mercato immobiliare italiano? La crisi degli affitti in Italia. Partiamo dal problema reale. Negli ultimi anni gli affitti nelle grandi città italiane sono aumentati in modo impressionante. Milano, Roma, Bologna, Firenze, Torino. In molte aree metropolitane i canoni sono saliti anche del 15% in un solo anno. Il problema? Gli stipendi italiani non sono cresciuti allo stesso ritmo. E questo ha creato un enorme squilibrio sociale. Sempre più persone lavorano, ma non riescono più a vivere vicino al posto di lavoro. Studenti universitari costretti a condividere mini appartamenti. Lavoratori che fanno 2 ore di treno al giorno. Giovani che rinunciano ad andare a vivere da soli. Famiglie escluse completamente dal mercato immobiliare. Secondo il governo, il problema non può più essere affrontato con bonus temporanei o piccoli incentivi. Serve un intervento strutturale. Ed è proprio qui che nasce il Piano Casa 2026. Cos'è il Piano Casa? Il Piano Casa 2026 si basa su 3 grandi pilastri. Primo pilastro. Recuperare il patrimonio immobiliare esistente. Parliamo di ex caserme, a edifici pubblici abbandonati, da alloggi popolari degradati, da aree industriali dismesse. L'obiettivo è trasformare questi spazi in nuovi quartieri residenziali moderni ed efficienti dal punto di vista energetico. Secondo pilastro. Attrarre grandi investimenti privati. Ed è qui che entra in gioco il modello pubblico-privato. Il governo vuole coinvolgere fondi immobiliari, investitori istituzionali, fondi ESG, assicurazioni, capitali europei. Perché? Per costruire edilizia sociale su larga scala. Terzo pilastro. Semplificare la burocrazia. Il decreto prevede autorizzazioni accelerate e percorsi semplificati per rigenerazione urbana, a edilizia convenzionata, recupero ERP, cambi di destinazione d'uso. Secondo il governo il piano potrebbe mobilitare fino a 10 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. Gli sconti del 33% sugli alloggi. La parte più clamorosa del piano casa è probabilmente questa. Gli investitori privati che aderiranno ai progetti potranno ottenere autorizzazioni accelerate, ma dovranno rispettare una condizione molto precisa. Almeno 70 appartamenti su 100 dovranno essere destinati all'edilizia convenzionata. E qui arriva il dato più importante. Gli alloggi dovranno avere prezzi ridotti di almeno il 33% rispetto al mercato. Facciamo un esempio pratico. Se un appartamento in una zona costa 300.000 euro, oppure 1.200 euro al mese di affitto, gli immobili convenzionati dovranno essere venduti o affittati a prezzi molto più bassi. E questo potrebbe cambiare completamente il mercato in alcune città. Ma attenzione! Non tutti potranno accedere. Serviranno requisiti ISEE specifici che dimostrino la difficoltà economica nel sostenere i prezzi del mercato libero. Inoltre il vincolo durerà 30 anni. Questo significa che gli immobili resteranno convenzionati per decenni e non potranno essere trasformati rapidamente in case di lusso o affitti turistici. Le super procedure accelerate. E adesso arriva la parte più controversa. Per accelerare i cantieri, il governo vuole ridurre drasticamente i tempi burocratici.
Le procedure semplificate si applicheranno soprattutto alla quota di edilizia convenzionata. Ma c'è di più. Per gli investimenti superiori a 1 miliardo di euro potrà essere nominato un commissario straordinario. In pratica, una figura unica in grado di accelerare autorizzazioni e pratiche amministrative, sostituendo parte degli iter tradizionali. L'obiettivo è evitare che i cantieri restino bloccati per anni tra autorizzazioni, conferenze di servizi e ricorsi. E per attirare i capitali privati nasce anche un enorme fondo dei fondi gestito dalla Cassa Depositi e Prestiti. Questo strumento servirà a mobilitare e fondi pensione, investitori istituzionali, e assicurazioni, e capitali europei. Il governo punta soprattutto sugli investimenti ESG, cioè quelli legati alla sostenibilità ambientale e sociale. Il salva casa e le nuove regole edilizie. Parallelamente al piano casa arriva anche il cosiddetto salva casa. E questa parte interessa milioni di proprietari immobiliari. Attenzione! Non è un condono totale. Le grandi opere abusive restano escluse. Ma il decreto introduce una forte semplificazione per le cosiddette lievi difformità. Le tolleranze costruttive. Avete presente? È il tramezzo spostato. È una misura leggermente diversa. È qualche centimetro fuori progetto. Piccole modifiche interne fatte anni fa. Con il nuovo sistema, molte differenze, entro determinate percentuali, potranno essere regolarizzate molto più facilmente. In molti casi parliamo di tolleranze tra il 2 e il 5%. Lo stato legittimo. Altro tema fondamentale. Lo stato legittimo dell'immobile. Questo documento certifica che la casa è regolare dal punto di vista urbanistico. Ed è fondamentale per vendere casa e ottenere mutui. Fare rogiti notarili. Molti immobili oggi sono bloccati sul mercato proprio per piccole irregolarità. VEPA e edilizia libera. Altra novità molto discussa. Le VEPA, cioè le vetrate panoramiche amovibili. Prima spesso servivano pratiche lunghe e costose. Ora molte installazioni rientrano nell'edilizia libera o semplificata. Cambi di destinazione d'uso. Anche trasformare un ufficio in appartamento potrebbe diventare molto più semplice. Una misura che punta a recuperare migliaia di immobili inutilizzati nei centri urbani. Mutui, notai e aiuti alle famiglie. Il piano casa introduce anche una serie di aiuti economici collaterali. Oneri notarili dimezzati. Gli atti legati all'edilizia convenzionata avranno costi notarili ridotti. E compravendite. E mutui. Contratti di locazione. Una misura concordata con il Consiglio nazionale del notariato. Fondo prima casa. Torna poi il fondo di garanzia prima casa. Per alcune categorie lo Stato potrà garantire fino al 90% del mutuo, soprattutto per famiglie numerose. Fondo contro la morosità incolpevole. Il decreto introduce anche un fondo dedicato a chi non riesce più a pagare l'affitto per cause indipendenti dalla propria volontà. È perdita del lavoro. È malattia. E crisi economiche familiari. Il fondo potrà coprire anche il deposito cauzionale. Aiuti ai genitori separati. Il governo ha annunciato anche un possibile contributo affitto per genitori separati con figli a carico. Tra i 400 e i 500 euro al mese per 12 mesi. Le critiche e le polemiche. Naturalmente il piano casa ha già acceso uno scontro politico enorme. Il Sunia, il sindacato degli inquilini collegato alla CGIL, sostiene che il decreto favorisca soprattutto il mercato immobiliare e gli investitori privati più che gli inquilini. Secondo i critici, le risorse potrebbero essere insufficienti e molti fondi deriverebbero da programmi già esistenti. Il rischio è che gli annunci siano più grandi dei risultati reali. Anche alcuni sindaci, tra cui Roberto Gualtieri a Roma e Sara Funaro a Firenze, hanno espresso dubbi sulla reale capacità finanziaria del piano. Dall'altra parte invece l'ANCE, l'Associazione dei Costruttori, ha accolto il provvedimento come il primo vero piano strutturale sulla casa dopo anni di interventi frammentati. Il contesto europeo. La crisi abitativa non riguarda solo l'Italia. Secondo i dati europei, tra il 2010 e il 2023 i prezzi delle case nell'Unione Europea sono aumentati in media del 48%. Gli affitti invece sono cresciuti del 22%. Ed è per questo che anche la Commissione europea ha lanciato il primo piano UE per l'edilizia abitativa accessibile.
Il piano casa italiano si collega proprio a questa strategia europea, utilizzando anche fondi strutturali europei 2021-2027. In conclusione, il piano casa 2026 potrebbe diventare uno dei più grandi interventi pubblici sull'abitare degli ultimi decenni. Non si parla solo di costruire case. Si parla di rigenerazione urbana, è edilizia sociale, è investimenti privati, è affitti calmierati, è mutui garantiti, è trasformazione completa delle città italiane. La vera domanda però è questa. Basterà davvero per fermare una crisi immobiliare che cresce più velocemente degli stipendi? Oppure il mercato continuerà a diventare sempre più inaccessibile? Scrivetemelo nei commenti. Nella vostra città gli affitti stanno diventando impossibili? E soprattutto, credete davvero che questo piano casa funzionerà? Se il video vi è stato utile lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdere i prossimi approfondimenti su economia, immobiliare e attualità. Ci vediamo nel prossimo